Buongiorno gente e bentornati di nuovo qui nella mia cucina. Io oggi farò la ricetta con uno dei pesci che io amo di più. È il pesce spada. Ma perché? Intanto perché esiste soltanto nello stato selvaggio, quindi viene esclusivamente pescato e non allevato. E poi perché è un pesce che voi potete utilizzare, e che utilizzerò anch'io, in tantissime ricette, dagli antipasti fino ai secondi piatti. Quindi oggi vedremo un secondo piatto molto classico che è alla mediterranea. Quindi adesso noi vediamo la ricetta, come viene fatta, e poi ci vediamo alla fine del video. A dopo! A proposito, come sto dicendo già da qualche video, vedo che tanti vengono a trovarmi e io di questo li ringrazio enormemente, però poi si dimenticano di iscriversi. E allora vi ricordo, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina lì sotto così rimarrete aggiornati su tutti i miei video e ci vediamo dopo. Mettete l'olio d'oliva in una padella già calda. Mettiamo ora l'aglio nella padella togliendo prima l'anima interna. Appena l'aglio si è colorato, mettete i pomodorini tagliati in quattro. Salate e pepate a vostro gusto. Aggiungete dopo qualche minuto i capperi dissalati e le olive denocciolate. Io ho utilizzato le taggiasche, ma potete benissimo utilizzare le gaeta, le leccino o qualsiasi altra oliva scura che voi desideriate. Dopo qualche minuto mettete il basilico, spezzettato e non tritato, altrimenti rimarrà amaro, e fate saltare il tutto velocemente. Dopo qualche minuto potete aggiungere le vostre bistecche di pesce spada. Dopo circa 5 minuti giratele nell'altro lato. Salatele e pepate sempre a vostro gusto. Dopo circa altri 5-7 minuti potete finalmente spengere e impiattare il vostro pesce spada. Ed ora finalmente potrete godervi il vostro pesce spada alla mediterranea. Buon appetito! Allora, questo sarà brevissimo da dirvi perché non è che c'è molto da dire, come avete visto la ricetta è abbastanza semplice. Si può fare in questa maniera, io l'ho fatta con i pomodorini perché mi piace molto, però si può fare anche in bianco, però in questo caso allora bagnatelo col vino bianco, in modo tale da dargli un profumo maggiore. Come profumo io ho utilizzato il basilico, però potete mettere anche il prezzemolo, oppure la menta, oppure l'origano, sta a scelta vostra. Io avevo sotto mano il basilico, tra parentesi fresco, e questo mi dava anche, scusate il giro di parole, freschezza. Bene, questo era quello che vi volevo dire, io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento e vi aspetto alla prossima ricetta. Buona giornata a tutti!